Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questa borsa ad uncinetto. È una borsa facile e veloce da realizzare. Di base sono due quadrati lavorati ad uncinetto con la tecnica granny, quindi delle piastrelle, uniti insieme e poi ho fatto una tracolla. Nel precedente tutorial abbiamo visto lo schema del granny, quindi della mattonella. Se non l'avete ancora visto e se ne avete bisogno ve lo lascio linkato nel box informazioni. Oggi in particolare in questo tutorial vedremo quindi come unire le mattonelle per ottenere questo risultato e come fare la tracolla. La borsetta è una borsetta semplice fatta a bustina. Volendo possiamo aggiungere una fodera che poi cuciremo a mano lungo il bordo e in alternativa possiamo lasciarla anche senza perché comunque i buchi del granny non sono molto grandi. Per la chiusura potete fare come volete. Io ho messo un bottoncino rivestito di lavorazione ad uncinetto e ho fatto una solina, ma potremmo mettere una cerniera oppure possiamo chiudere insomma nella maniera che preferiamo. Per quanto riguarda la finitura, quindi il bottoncino e la solina, prossimamente vi farò dei tutorial se ne avete bisogno e li troverete linkati sempre nel box informazioni. Questo tipo di borsa secondo me è perfetto per l'estate, io le utilizzo molto quando vado al mare. Qui dentro ci sta giusto un cellulare, qualche euro e le chiavi. Questa borsa misura circa 18 x 18 cm. Se volete una borsa più grande sarà sufficiente lavorare il quadrato più grande e nel tutorial della piastrella del granny vi spiego come ottenere la piastrella grande quanto volete. Io ho utilizzato questo cotone che è un cotone che nell'etichetta dice di lavorare con ferri da 4 mm e l'ho lavorato con l'uncinetto da 3 mm perché il lavoro venisse un po' più compatto. Per realizzare tutta la borsa così come la vedete con circa 1 metro di tracolla ho utilizzato in tutto circa 85 grammi di filato. A questo punto mi sembra di avervi detto davvero tutto, quindi non perdiamo altro tempo e passiamo al tutorial. Per questo progetto ci serviranno filati di cotone o lana da lavorare con ferri da 4 mm, un bottone, un ago da lana, una forbice e un uncinetto da 3 mm. Nel tutorial precedente avevamo imparato a fare questa mattonella, questo granny, e avevamo detto che per fare questa borsa ne dovevamo fare due. Quindi in teoria dovremmo avere i due quadrati pronti. Per unire le due mattonelle appaieremo i due diritti del lavoro, quindi ci restano per fuori i due rovesci. Con il colore prescelto per creare l'unione facciamo un nodino iniziale e teniamo la coda di filo iniziale bella lunga per poter poi cucire. Prendiamo la prima mattonella, quindi l'abbiamo sul rovescio perché abbiamo detto che il dritto rimane dentro e quello che vogliamo è cominciare dal punto centrale dell'angolo. Nell'ultimo giro avevamo lavorato 3 punti nell'angolo, guardiamo anche sul davanti se ci aiuta, dobbiamo entrare in quello centrale, quindi non nel primo, nel secondo e prendiamo solo la mezza catenella verso di noi della mattonella. Prendiamo anche la seconda mattonella ed entriamo come prima nel secondo punto dell'angolo, prendendo questa volta solo la mezza catenella esterna. E tra questi due fili creiamo un punto bassissimo, così. E andiamo avanti così lavorando un giro di punti bassissimi su 3 lati delle mattonelle per unirle, prendendo solo la mezza catenella verso di noi della mattonella davanti e la mezza catenella dietro invece della mattonella dietro e lavoriamo un punto bassissimo e andiamo avanti così per 3 lati. Quando lavoriamo i punti bassissimi, come sappiamo, non stringiamo troppo, altrimenti tendiamo ad arricciare il lavoro. Un punto in ogni punto. In questo modo. E dopo aver lavorato i 3 lati arriviamo all'ultimo angolo e anche qui lavoriamo fino al secondo punto dei 3 dell'angolo, quindi sempre prendendo la mezza catenella davanti del pezzo davanti, la mezza catenella dietro del pezzo dietro.
così. Dei 3 punti che abbiamo all'interno dell'angolo lavoriamo fino al secondo compreso. Qui lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Rovesciamo il lavoro e vediamo il risultato. Accomodiamo un po' il lavoro per dargli la forma che vogliamo, quindi far ruotare un po' i punti che abbiamo appena lavorato all'interno. E questo è il risultato che a me, devo dire, piace moltissimo. Quindi, avendo lavorato solo le mezze catenelle davanti e dietro, è rimasto tutto questo cordoncino ai lati e si è creato, lavorando il punto bassissimo, uno spessore del punto che, se avessi lavorato per esempio con il giallo, non si sarebbe notato così tanto, però comunque crea uno spessore che è proprio lo spessore che mi basta per questo tipo di borsa. Ed ora facciamo la tracolla. Per la tracolla cominciamo da un nodino iniziale e per il momento lavoreremo tutta una riga di mezzi punti alti. Quindi avete 2 opportunità: o fare una striscia di catenelle lunga quant'è la vostra tracolla e poi lavorarci sopra una riga di mezzi punti alti, oppure possiamo lavorare i mezzi punti alti direttamente con la catenella di base incorporata e vedremo proprio questo tipo di lavorazione. Per fare questo cominciamo con una catenella, che sarà la catenella di base del primo mezzo punto alto, e poi 2 catenelle per sostituire il primo mezzo punto alto. Quindi questa è la catenella di base e questi 2 sono il mezzo punto alto. Per lavorare il prossimo mezzo punto alto faccio filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella lavorata tenendo 2 fili sopra, porto fuori il filo e chiudo la catenella, quindi un solo filo. Questa sarà la catenella di base del mio prossimo mezzo punto alto. Ed ora con questi 3 fili che abbiamo sull'uncinetto chiudiamo il mezzo punto alto, quindi filo sull'uncinetto e chiudo. Così. E proseguiamo. Filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella di base, che è questa, prendendo sempre 2 fili. Così. Porto fuori il filo e chiudo la catenella. Queste catenelle vi consiglio di tenerle sempre un po' larghine. E con i 3 fili che ci rimangono chiudiamo il mezzo punto alto e continuiamo così. Più andiamo avanti col lavoro e più saranno evidenti le catenelle di base. Filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella di base prendendo 2 fili, porto fuori il filo, chiudo la catenella e il mezzo punto alto. Filo sull'uncinetto, entriamo nei 2 fili della catenella di base, portiamo fuori il filo, costruiamo prima la catenella di base e poi il mezzo punto alto. E continuiamo così per tutta la lunghezza della nostra tracolla. Io per la mia tracolla ho lavorato poco più di 1 metro di questi mezzi punti alti e ne ho lavorati circa 220. Una volta lavorata la striscia di mezzi punti alti, vediamo come finirla e agganciarla direttamente alla borsa. Prendiamo la borsa e prepariamo un nodino iniziale con il colore con cui abbiamo fatto il bordo. Ci mettiamo su uno dei lati della borsetta dove abbiamo creato l'unione, sfiliamo l'uncinetto ed entriamo nel penultimo punto prima di quelli dell'angolo, quindi questo è l'ultimo punto prima dell'angolo, torniamo indietro di 2, qui entro e aggancio il filo, così. Ora lavoriamo una catenella e un punto basso nel punto successivo e se vogliamo intanto possiamo nascondere la codina di filo giallo. Ed ora lavoriamo così. Iniziamo un mezzo punto alto nel prossimo punto, quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo
e un altro mezzo punto alto senza chiuderlo nel prossimo punto. Quindi filo sull'uncinetto, entro in tutto il punto, questo l'avevamo anche lavorato nell'unione, e porto fuori il filo. Resto così e prendo la striscia. Prendiamo la striscia di mezzi punti alti ed entriamo nel terzo punto, quindi queste sono il primo punto, che sono le 2 catenelle, questo è il secondo, questo è il terzo, possiamo entrare anche nel quarto, così, e qui riprendo il filo giallo, ok, così, e qui lavoriamo un punto basso, o meglio lo iniziamo così, ed ora filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme, così. In questo modo abbiamo agganciato la striscia di mezzi punti alti ed ora lavoriamo un punto basso in ogni punto della striscia di mezzi punti alti fino ad arrivare al quartultimo punto della striscia. In questo modo. Lavorata tutta la striscia di punti bassi, abbiamo detto che lasciamo 3 o 4 punti alla fine, lavoriamo il punto per agganciare la tracolla alla borsa. Quindi entro nel prossimo punto, porto fuori il filo e resto così. E prendo l'altro lato della borsa, quindi siamo partiti da qui, abbiamo fatto tutto il giro della tracolla ed ora ci agganciamo dall'altra parte. E come prima lavoriamo 2 mezzi punti alti non chiusi nei primi 2 punti che abbiamo sulla borsa, quindi nel punto che avevamo lavorato anche per attaccare le 2 mattonelle e nel punto successivo. Quindi entro in tutto il punto, anche la mezza catenella non lavorata prima, porto fuori il filo e resto così, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto, porto fuori il filo ed ora chiudo tutto assieme. Così, e in questo modo abbiamo agganciato anche questo lato della borsa. Ora lavoriamo un punto basso nel prossimo punto e un punto bassissimo nel punto successivo, così, e tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago da lana e lo facciamo passare sul retro, così, dietro annodiamo e perdiamo il filo. Quando facciamo passare il filo tra i punti per nasconderlo, poi tiriamo sempre un po' al lavoro in maniera che il lavoro mantenga la sua elasticità. E tagliamo. E questo è il risultato. Ora che l'abbiamo fatto su un lato, lo facciamo alla stessa maniera, quindi uguale identico, anche dall'altra parte, avendo attenzione ovviamente di partire con l'altro giro di punti bassi dallo stesso punto da cui siamo partiti nel primo mezzo giro. In questo modo completiamo la tracolla. Se anche non avete lavorato i mezzi punti alti come li ho lavorati io, ma avete lavorato partendo dalle catenelle, in ogni caso qui sotto avrete un filetto dove lavorate il giro di punti bassi. E questo è il risultato una volta che abbiamo finito anche l'altro giro di punti bassi. Ed ora vediamo come rifinire qui dentro. Con il filo lungo che avevamo tenuto della cucitura di punti bassissimi, diamo qualche punto ai punti che appositamente abbiamo lasciato qui non lavorati. Stiamo sul rovescio del lavoro e diamo qualche punto. In questo modo, da una parte e dall'altra. Così, facile facile. E questo è il risultato sul davanti.
Sul retro facciamo un nodino e perdiamo questo filo e anche l'altro dei mezzi punti alti. E una volta che abbiamo cucito bene e nascosto i fili da una parte, facciamo la stessa cosa anche dall'altra. A questo punto l'ultima cosa che ci rimane è creare la chiusura. Per chiudere la borsa abbiamo diverse possibilità. O mettiamo una cerniera e quindi chiudiamo perfettamente la borsa, oppure, come nel mio caso, mettiamo un bottoncino e creiamo un'asola per chiudere il bottone. Ovviamente possiamo usare tutti i bottoni che ci piacciono di tutte le misure che preferiamo. Io utilizzerò un bottone vecchio come questo che avevo a casa e l'ho foderato con lo stesso filato che abbiamo utilizzato per fare la borsa. Per foderare il bottone prossimamente vi farò un video e ve lo lascio linkato nel box informazioni. Possiamo utilizzare il filo di fine lavoro della rivestitura del bottone per attaccare il bottone alla borsa e quindi semplicemente con un ago attacchiamo il bottone dove preferiamo. Io lo attaccherò al centro e bello in alto qui. E niente, diamo qualche punto molto semplicemente. E come al solito, una volta cucito nella posizione desiderata, sotto facciamo un nodino e perdiamo il filo e il bottone è attaccato. Ovviamente voi potete, se utilizzate un bottone, potete utilizzare qualunque tipo di bottone vi piaccia di più. Per creare l'asola per il bottoncino ho utilizzato la tecnica del cordoncino fatto con le dita. Ne ho fatto un pezzetto, l'ho cucito alla base con il filo di inizio lavoro del cordoncino. In questo modo possiamo chiudere la borsa. In alternativa al cordoncino ovviamente possiamo fare una semplice catenella, un po' di catenelle e chiuderle ad anello, oppure ancora possiamo lavorare le catenelle e sopra le catenelle lavorare un giro di punti bassissimi. Se invece volete utilizzare la tecnica del cordoncino fatto con le dita e non la conoscete, prossimamente farò il video e ve lo lascio linkato nel box informazioni. La borsa secondo me è bella anche senza fodera. In alternativa potete fare una fodera e poi cucirla a mano sul bordo qui. E la nostra borsetta è pronta. Io devo dire che sono molto soddisfatta del risultato, mi piace moltissimo come è venuta, mi piacciono i colori, mi piace come è venuta la tracolla, come è rifinita. Se posso darvi un consiglio, se volete attaccare il bottoncino vi consiglio di attaccarlo un po' più basso di come l'ho attaccato io, in questa maniera l'asolina verrà più lunga e sarà più facile agganciare l'asola al bottone. In questa maniera così alto l'asola per chiudere deve essere un po' stretta e non è proprio immediata l'apertura e la chiusura. Se invece mettete il bottoncino un po' più basso potete tenere l'asola un po' più lunga e sarà tutto più semplice. Questa borsetta è stata un po' una scusa anche per lavorare un po' con le piastrelle, con questi quadrati da unire insieme, per farvi vedere bene la tecnica e anche una delle possibili unioni dei quadrati. Se vi piace la tecnica delle piastrelle e volete vedere altri tutorial, altri progetti con quadrati o triangoli o esagoni da poter unire insieme, lasciatemi tanti messaggi qui sotto al video in maniera che io possa mettermi all'opera e darvi altri tutorial. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, che vi piaccia questo tipo di borsa, che ne facciate un sacco. Come al solito lo sapete, se rifate questa borsa aspetto molto volentieri le vostre foto sulla mia pagina Facebook oppure potete anche taggarmi su Instagram. Aspetto i vostri commenti qui sotto al video. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed io come al solito vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!